Sei arrivata, sei incantevole stasera, Giulia. Grazie mille, Luca. Anche tu sei molto elegante. Ho prenotato un tavolo con vista sulla città. Ti piace l'idea? È una sorpresa meravigliosa. Non vedo l'ora di ammirare il panorama. Ho controllato le recensioni. Dicono che la cucina sia eccellente. Mi fido del tuo gusto. Non sbagli mai quando si tratta di ristoranti. Ho chiesto specificamente un angolo romantico. Spero ci abbiano accontentato. Con questo tramonto e la tua compagnia sarà perfetto comunque. Sento già il profumo del gelsomino che sale dal giardino. È un profumo dolcissimo. L'atmosfera è magica già da ora. Prego, dopo di te. Le porte sono già aperte. Grazie. Andiamo subito a vedere dove ci faranno sedere. Scommetto che rimarrai senza fiato appena vedi la vista. Allora tieniti pronto a sorreggermi, Luca. Wow, avevo letto che era bello, ma questo è spettacolare. Luca, guarda quelle luci. Sembra una costellazione caduta in terra. Il nostro tavolo è proprio vicino alla ringhiera. Fantastico. Sentire la brezza leggera sul viso mentre si mangia è il massimo. Hanno acceso le lanterne sui tavoli. Fa un'atmosfera molto intima. Preferisco questa luce soffusa alla luce forte di molti locali. Guarda come si riflettono le stelle nell'acqua del golfo. È un'immagine poetica. Non riesco a staccare gli occhi dalla finestra. Allora è meglio se ordiniamo subito, così puoi guardare la vista. Hai ragione. Il menù è altrettanto invitante, devo ammetterlo. La cameriera ha detto che il pesce fresco è la loro specialità. Allora stasera menù di mare, non ci sono dubbi. Sono contento di aver scelto questo posto. Ci voleva proprio. È un'ottima scelta, come sempre quando organizzi tu. Ce ne dici di iniziare con un antipasto misto di crudité? È un'ottima idea. Adoro il pesce crudo marinato al limone. Per il primo vedo degli gnocchetti neri con vongole e zucchine. Mi incuriosisce molto. Penso che prenderò proprio quello. Per me invece un risotto ai frutti di mare, classico e saporito. Il menù dei dolci l'hai visto? Hanno una mousse al cioccolato fondente. Quella è obbligatoria, per concludere in dolcezza la cena. E come vino? Un bianco fermo e profumato? Pensavo a un fiano o un greco di tufo. Si abbinano bene con il pesce. Forse il fiano è un po' più morbido, perfetto per l'antipasto. Va bene, allora vada per il fiano. Chiama la cameriera quando passa. Fa un cenno alla cameriera. Credo, ecco la nostra ordinazione. Grazie. Aspettiamo i nostri piatti gustando questo vino fresco. Salute a noi, Luca. Che questa serata sia indimenticabile. Hai notato che quel vestito rosso ti sta divinamente, Giulia? Lo dici solo perché sai che mi piace sentirlo. No, sono sincero. Esalta i tuoi occhi e la tua carnagione. Grazie, Luca. Sei sempre molto attento ai dettagli. Anche i tuoi orecchini sono molto particolari. Sembrano di artigianato locale. Sì, li ho comprati in un mercatino a Capri la scorsa estate. Capri, un altro posto magico, proprio come te. Adesso esageri, ma continua pure, non mi offendo mica. È facile fare complimenti quando si ha davanti una donna come te.
E tu invece hai una luce diversa negli occhi stasera. Sarà perché sono con te in un posto così speciale. O forse è il fiano che sta già facendo effetto. Forse è un mix delle due cose, chi lo sa. In ogni caso è una luce che ti rende ancora più affascinante. Grazie Giulia, è un complimento bellissimo da parte tua. Ecco i nostri primi piatti. L'aspetto è delizioso. E il profumo del mio gnocchetto con le vongole è fantastico. Il mio risotto ai frutti di mare è molto cremoso e ricco di pesce. Buon appetito, Luca. Assaggiamo subito e vediamo se la cucina è all'altezza. Questo risotto è cotto alla perfezione, al dente. Anche i miei gnocchetti sono molto saporiti. Il condimento è bilanciato. Hanno aggiunto un po' di zafferano nel risotto. Gli dà un tocco in più. È una combinazione insolita, ma sembra funzionare bene. Vuoi assaggiare un po' del mio risotto? Volentieri. E tu assaggia un po' dei miei gnocchetti neri. Certo, sono molto curioso di sentire la consistenza. Il tuo risotto è più delicato del mio piatto. Sì, i tuoi gnocchetti hanno un sapore più deciso. Mi piacciono. Abbiamo ordinato bene stasera. Siamo stati fortunati. Forse è più merito del menù che della fortuna, ma va bene così. Ecco la famosa mousse al cioccolato fondente con frutti di bosco. È bellissima da vedere, quasi un peccato rovinarla con il cucchiaio. No, dobbiamo provarla subito. Un cucchiaio per te e uno per me. È incredibilmente soffice ed intensa, non troppo dolce. I frutti di bosco contrastano bene con l'amaro del cioccolato fondente. È il dolce perfetto per concludere questa cena fantastica. Hanno aggiunto anche un po' di granella di nocciole sopra. Sì, dà una piacevole croccantezza al dessert. Prendi l'ultimo cucchiaio tu, Giulia. Te lo meriti. No, facciamo a metà, come sempre con i dolci. Va bene, ma sappi che l'ho fatto solo perché sei tu. Oh, era davvero superbo. Ora un buon caffè espresso per darci la carica. No, per me è un amaro alle erbe, per digerire. Va bene, allora per me un caffè e per lei un amaro. Possiamo avere il conto, per favore? Hai visto che prezzi in questo menù? Sono stati onesti. Sì, 12 euro per il fiano e solo 15 per i primi piatti. Per un posto così elegante e con questa vista è un affare. Lascio 20 euro in più come mancia. La cameriera è stata bravissima. 27,50 euro. Ecco il totale. Fatto. Ora possiamo andare. Ringrazia la cameriera quando esci, è stata molto gentile. Lo farò sicuramente. Allora andiamo verso la porta. Sì, ho voglia di camminare un po' per digerire questa cena. C'è un percorso panoramico che scende verso il lungomare. È un'idea stupenda. Andiamo a vedere se c'è la luna. Scommetto che sarà gigantesca stasera sopra l'acqua. Allora tieniti pronto a fargli una foto, Luca. Avevi ragione, Giulia. La luna stasera è semplicemente magnifica. Guarda che scia lucente ha creato sull'acqua scura del golfo. È come un ponte d'argento che ci invita a camminare verso l'orizzonte.
Mi piace il suono delle onde che si infrangono sugli scogli. È un suono rilassante, perfetto per questa passeggiata in silenzio. Ci sono poche persone qui. Sembra quasi che il mondo sia nostro. La temperatura è scesa un po', non hai freddo con quel vestito. No, sto bene. La brezza marina è molto piacevole stasera. Se hai freddo posso darti la mia giacca, non farti problemi. Grazie mille, Luca, ma per ora sto bene. Guarda, laggiù c'è il faro che lampeggia regolarmente. È un segnale di sicurezza per le barche che rientrano in porto. Mi piace camminare con te, Giulia. I minuti volano. Anche per me è lo stesso, Luca. La compagnia fa la differenza. Ci sediamo un momento su questa panchina di pietra? Volentieri, la vista sul castello è incantevole da qui. Scommetto che stasera avrai difficoltà a dormire dopo questo caffè. No, non preoccuparti, ho il sonno facile dopo una buona cena. E l'amaro? Ti ha aiutato a digerire il dessert? Sì, era molto buono e digestivo, mi ha fatto bene. A che ora hai l'appuntamento domani mattina? Alle 9:30 devo incontrare il nuovo direttore marketing. Ti senti nervosa per questo incontro importante? Un po', ma sono preparata e pronta a presentare le mie idee. Sono sicuro che lo stupirai con la tua competenza e carisma. Grazie mille per il tuo sostegno, significa molto per me. Lo sai che puoi sempre contare su di me, Giulia. E tu invece hai risolto quel problema tecnico al cantiere? Sì, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio, ma ora è sistemato. Eccoci arrivati davanti al portone di casa tua. La serata è passata troppo velocemente, Luca. Ho passato dei momenti indimenticabili con te stasera, Giulia. Anche per me è stato così. Grazie mille per aver organizzato tutto. La cena, la vista, la passeggiata sotto la luna, è stato magico. Soprattutto la tua compagnia e i tuoi complimenti sinceri. Lo sai che non mento quando dico che sei incantevole. Smettila, Luca, mi farai arrossire di nuovo, anche se è buio. Allora ti lascio salire, così non vedi quanto sono arrossito anch'io. Grazie ancora per tutto. Spero di rivederti presto. Certo, non ho dubbi che ci sarà una prossima volta. Buonanotte, Luca. Sogni d'oro al sapore di cioccolato. Buonanotte a te, Giulia. Che la luna ti culli nel sonno. Apre la porta. Ciao, a presto. Ciao Giulia, buon riposo.